Buongiorno a tutti. Anche oggi, a causa dell'infortunio che molti di voi conoscono e che comunque viene descritto dai video, i cui link appariranno qui sopra, vi porterò il racconto di una delle mie uscite di prima di cominciare questo canale. In particolare l'uscita che presenterò oggi si è svolta nel comune di Gallicano nel Lazio e concerneva una zona con degli acquedotti romani che sicuramente costituiscono un soggetto di un certo interesse e pregio dal punto di vista fotografico, ma soprattutto una cascata che è attiva solo dopo un periodo di pioggia e che presenta delle atmosfere molto particolari. Infatti questa gita si è svolta dopo un periodo di intense piogge e quel giorno stesso il tempo era molto variabile, un po' pioveva, un po' usciva il sole, e questo ha permesso di godere di atmosfere uniche che vedrete nel video. Mi raccomando di vederlo fino in fondo, non è molto lungo perché le foto migliori sono verso la fine. Quindi, buona visione. Vi ricordo che se vi piacerà questo video mi fa piacere se mettete un like, se vi piace quello che faccio su questo canale iscrivetevi. In ogni caso, buona visione. Come avevo accennato prima, la gita si è svolta nel comune di Gallicano nel Lazio, che è molto vicino a Roma. In particolare il luogo si può raggiungere lungo la 24 uscendo all'uscita di Tivoli e poi dirigendosi verso sud-est. Si arriva quindi in una zona molto interessante in cui ci sono degli acquedotti romani. In particolare c'è un'area dove addirittura si dice che si sia svolta la battaglia tra Orazzi e Curiazzi. In ogni caso sono tutte strade, diciamo così, di campagna e a un certo punto, sapendo dove si deve andare perché bisogna studiarselo un pochettino prima, si può parcheggiare la macchina al lato della strada. La strada non è molto larga, non ci sono parcheggi, almeno per quello che ho visto io. E quindi nel mio caso io ho parcheggiato la macchina a un incrocio, c'era un piccolo spiazzo e da lì è iniziata la mia camminata verso i luoghi un po' più interessanti. Bisogna dire che il primo pezzo non presenta elementi di spunto, è solamente, diciamo così, un tratto che bisogna percorrere a piedi su una strada sterrata per arrivare alle prime vestigia romane. L'escursione è mediamente lunga perché tra andata e ritorno sono circa 8 km, non presenta dislivelli particolari, però l'ultimo pezzo è leggermente impervio e poi vedremo il perché. La presenza costante lungo tutto il percorso è un piccolo fiume che si chiama Rio Acqua Rossa. Qui c'è un piccolo scorcio di questo fiume e questo è molto importante perché lungo questo fiume ci sono tutti i vari acquedotti che sono stati costruiti appunto per oltrepassare questo ostacolo. Quindi, come detto, dopo aver percorso un primo pezzo di strada sterrata che non presenta nessun tipo di interesse, si arriva al primo soggetto interessante, che è situato circa a metà strada, ed è un primo tratto di acquedotto che si chiama Anio Novus. È un acquedotto che in parte è crollato, in gran parte situato su terreni privati, e la strada sterrata che abbiamo percorso finora si infila sotto a questo acquedotto e poi continua verso sud-est, appunto. Qui ho provato, diciamo così, a scattare una foto interessante, ma in realtà non ci sono riuscito. Comunque è un primo elemento che introduce appunto alla zona in cui siamo capitati, con la sua storia e con la sua bellezza anche, perché certo
dopo una passeggiata nei campi, trovarsi di fronte a questo acquedotto sorprende, senza ombra di dubbio, anche perché è molto imponente, vedete, con questi doppi archi, eccetera. Inoltre questo acquedotto arriva fino a Roma e raccoglie l'acqua proveniente da altri acquedotti che vedremo in questa escursione. Peraltro, anche se non ho potuto visitarlo, nella stessa area, poco più a sud, c'è il Ponte Lupo, che è una costruzione veramente imponente e veramente molto bella, che però è situata in un terreno privato che non è accessibile se non con il permesso del proprietario. Questo ponte, appunto detto Ponte Lupo, è un acquedotto e anche ponte, perché aveva la doppia funzione, cioè sulla sua sommità ci correva una strada e diciamo così poco più in basso c'era l'acqua che veniva portata da Subiaco a Roma e quest'acqua si immetteva sull'acquedotto che abbiamo appena visto di Anio Novus. Qui si apre un piccolo discorso. Secondo me è incredibile che in un paese come il nostro esistano oggetti del genere, manufatti del genere in terreni privati, che intanto non so fino a che punto possano essere mantenuti dai proprietari, sebbene con l'aiuto della sovrintendenza, ma comunque non sono accessibili al pubblico, liberamente. E per me questo, su manufatti che hanno migliaia di anni, che sono un patrimonio dell'umanità, è una barbarie che io veramente non riesco a capire. Non riesco a capire, ma attualmente così è, per cui per visitare il Ponte Lupo o uno si intrufola nella proprietà privata oppure bisogna chiedere il permesso al proprietario. Oltre alle vestigia romane, l'area comincia a presentare piccoli scorci anche dal punto di vista naturale. Questa foto in particolare, che non è stata elaborata, vi dà l'idea della luce particolare che c'era in quel giorno. Come ho accennato all'inizio, era una giornata in cui si alternava pioggia e sole e questo dava questa luce particolare, aumentata anche dal fatto che la vegetazione, essendo bagnata, rifletteva questa luce che, filtrando tra gli alberi, dava questa atmosfera quasi eterea, quasi magica. In ogni caso, dall'acquedotto di Anio Novus si prosegue fino ad arrivare a un altro acquedotto detto Ponte San Pietro. Questo acquedotto è integro in questo pezzo, peraltro lo si può attraversare sulla sua sommità, proprio dalla stessa strada sterrata si accede normalmente a questo ponte, bisogna stare un po' attenti perché chiaramente non ci sono protezioni, però è un'esperienza interessante anche perché si riesce a vedere la valle sottostante. Chiaramente sulla sommità sono cresciuti alberi, arbusti, vegetazione, quindi non c'è una visuale chiara, ma è comunque molto affascinante camminare sopra questi acquedotti così antichi, anche se in questo caso le foto che ho fatto riguardano il suo aspetto ripreso dal basso, per cui in questa immagine mi è piaciuta molto la prospettiva che si godeva dal letto del fiume e quindi la composizione consta di un primo piano in cui c'è un sasso che era lì, di una linea che conduce lo sguardo verso il ponte che è determinata dal fiume appunto, e poi il ponte stesso che conduce lo sguardo dell'osservatore fuori dalla fotografia. Uno potrebbe dire, scusa, ma lo sguardo che viene condotto fuori? Sì, perché queste linee aiutano l'osservatore a non perdersi nell'immagine, ma ad essere guidato attraverso tutti gli elementi della foto. Per cui è una foto sicuramente non da concorso, come dico spesso, però ho trovato che sia una foto comunque interessante. Vediamo come è venuta l'elaborazione finale. Ripartendo quindi dal Ponte San Pietro, si prosegue proprio nel letto di questo fiume alla ricerca di una cascata che io avevo visto su internet e che mi aveva affascinato. Questa cascata è un
piccolo rigagnolo fondamentalmente che ha origine sulla sponda destra del fiume percorrendolo appunto verso est, e questo rigagnolo cade su una roccia a forma di uovo. Peraltro non è evidentissima questa area in cui c'è questa cascata perché è leggermente nascosta, bisogna farci caso, ed è anche difficilmente raggiungibile. Io ho avuto delle difficoltà a raggiungere questo luogo perché bisogna arrampicarsi sulle rocce. Comunque in una qualche maniera si riesce ad arrivare. Questo punto è come se fosse un anfiteatro naturale, abbastanza alto e anche abbastanza stretto nelle sue pareti, e in quel momento il cielo si era rannuvolato, piovigginava un pochino, ma attraverso le stesse nuvole filtrava un raggio di sole che ha colpito questa roccia, e quindi si è creata un'atmosfera con una luce incredibile. In particolare in questa situazione la foto è abbastanza ovvia perché c'è un primo piano che è costituito da questa roccia nell'acqua, in questo piccolo laghetto che si è formato, e poi quello che la fa da padrone è questo masso a forma di uovo con questa luce incredibile che lo colpiva direttamente in un contesto in cui il cielo era coperto e piovigginava anche, quindi tutto il contesto era molto riflettente, e quindi si è creata questa atmosfera incredibile che io poi ho provato a rendere ancora più drammatica con l'uso di un filtro ND a 6 stop per rendere tutto un po' più etereo. Parliamo chiaramente del flusso dell'acqua. In ogni caso vediamo come è venuta l'elaborazione. Spostandomi di qualche metro ho trovato quest'altra composizione che è molto simile alla precedente. Cambia il primo piano. Il primo piano adesso è costituito non tanto da questa roccia ma da questi fiorellini che crescevano su questa roccia, che giocando un pochettino con la luce che c'era e con i colori ho provato a rendere un po' più evidenti nel contesto dell'immagine. Anche questo video finisce qui, spero che vi abbia interessato, che vi abbia dato degli spunti anche per delle gite, oppure spunti fotografici per foto anche in altre location. Come ho accennato prima, se vi è piaciuto mi fate molto piacere se mi date un like, commentate o ditemi che cosa ne pensate, e vi do appuntamento alla prossima volta. Buona giornata.